coffa siciliana da 260 euro ed è proprio di questo che parliamo in questo video. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Lo so, ogni tanto ce ne usciamo con delle cose, è bellissima, ne usciamo con delle cose diciamo un po' estrose. In questo video ti voglio raccontare di una borsa che è tipicamente meridionale, quindi come dire, alcuni tatuaggi che porto sul corpo come parte della mia esistenza sono come dire, legati a tutto quello che è il mood o la narrativa che c'è dietro poi alla tradizione non solo generale della pelletteria, ma in ampio aspetto della tradizione meridionale, che nasconde tanti segreti poco raccontati e che come sempre mi piace raccontarti ogni tanto mi piace raccontarti e mi piace ovviamente condividere con te, che sto vedendo dai commenti degli ultimi video stai apprezzando tantissimo la condivisione, quindi da nord a sud non importa, condividiamo tradizioni, condividiamo il Made in Italy. Questo video ovviamente non è sponsorizzato come tutti gli altri, li pago io, ma ne parliamo di tutto questo dopo la sigla. Eccomi qui, tornata con la coffa, la mia prima coffa siciliana, e vorrei che fosse messa agli atti questa cosa perché era da tanto tempo che volevo acquistare una coffa. Poi dico la verità, c'erano tanti modelli, non riuscivo a scegliere quello che mi piaceva di più. Alla fine è lui che ha scelto me, perché voglio raccontare un antefatto dell'acquisto di questa borsa. Ovviamente ti ricordo di comprare sempre borse originali come faccio io, le borse le compro, non sono sponsorizzata, non vengo pagata dalle lobby delle borse originali, non vengo pagata dai brand né per parlarne bene né per parlarne male. Dicono che si deve dire perché sta pure qualcuno che paga la gente per parlarne male. Comunque insomma siamo fra persone intelligenti, però per buona educazione ti dico un pochino come funziona il mio canale, così se ti fa piacere rimani sul tuo salottino, sulla tua sedia o in bagno come sento io i video mentre mi sto truccando, sto facendo altre cose, e quindi senti questa vocina a paperina, la mia in questo caso, che ti accompagna per questi 10 minuti, un quarto d'ora. Adesso vediamo, non ti prometto nulla, tu rilassati e veditene bene, diciamo, questo è un po' il senso. Dicevo, la coffa ha trovato me perché una domenica ero sul divano tranquillamente, mi arriva un contatto su Messenger della pagina Facebook in cui ci si presenta questa persona che si chiama Roberto Caggia, che è appunto l'ideatore di questa coffa, che il brand si chiama Coffarte, giusto per cominciarti a svelare un po' di cose. Insomma, mi contatta e nel spiegarmi il lavoro che fa, e che quindi fa coffe siciliane usando materiali e una cosa che ti farò vedere dopo, infatti questo tipo di coffa unisce due tradizioni in una, e mi manda il link. Istintivamente, poiché mi capita spesso che un po' mi segnalate voi, un po' i brand stessi dicono, quelli là minori, molto educati, persone che si vogliono promuovere e che sanno che lo faccio senza scopo di lucro ma puramente a scopo umano, perché mi piace condividere e conoscere tanti brand, mi mandano i link e quindi io vado a guardare e compro. Qualcun altro fa un po' di come dire, osteggia un pochino il mio acquisto, ma abbiamo trovato anche gli escamotage per poter comprare, però vabbè, non li potrò mai raccontare perché poi va a finire che poi si risentono, insomma. Ma chiusa questa parentesina così, non è questo il caso. Roberto mi manda il link, io comincio a guardare e dico belle, cioè, perché effettivamente se vai a vedere sul sito fatto benissimo, di cui ho fatto anche i complimenti perché non è una cosa scontata, e dico ok, compro. In realtà poi mi rendo conto che Roberto non mi aveva contattata perché voleva che io guardassi le sue borse per poterle comprare, ma mi aveva contattata perché ha intenzione in fase futura di sviluppare delle borse di pelle. Facendo il terzista lui mi ha contattato, quindi questo intreccio di personalità della mia vita anche a livello proprio lavorativo, perché adesso fare video e parlare delle borse e fare le recensioni è diventato un'attività non remunerata, ma che faccio volentieri, però è remunerata a livello umano e quindi la posso chiamare un'attività lavorativa, la mia onlus, chiamiamola così. E
quindi praticamente mi autobeneficenzo però in tutto questo, che poi questa cosa drammatica di dover usare le borse, cioè di doverle condividere con voi perché ci sarà una sorpresa. E insomma Roberto poi mi spiega che voleva fare queste cose mettendo degli inserti di pelle, aveva dei pensieri, fare delle borse con l'altra caratteristica che c'è vicino alla coffa. Cominciamo a parlare, in realtà poi gli dico: guarda Roberto, io mi sono innamorata di questa borsa, l'ho comprata e quindi voglio raccontare quello che fai e tutto il resto. Ci siamo sentiti, lui mi ha spiegato il suo progetto, quindi chissà, forse collaboreremo o forse no, poco importa, perché la borsa che ho comprato mi ci ha fatto una piccola personalizzazione e quindi io l'ho trovata fighissima. Adesso andiamo a vedere insieme perché non l'ho ancora vista, nonostante lo scatolo è aperta, perché è arrivata alla sede legale della società e non alla sede operativa, e quindi le persone che collaborano con lo studio dove c'è la sede legale hanno avuto la curiosità di aprirla così. Quindi io la vedo con te per la prima volta, perché mi piace scoprire con te, farti vedere le 1000 facce che faccio. Però prima di fare questo voglio raccontarti un pochino la storia della coffa siciliana. La coffa siciliana è una semplice borsa intrecciata di materiali naturali, e quindi questo vi fa capire che l'ecosostenibilità esisteva 70 anni fa, poi ce lo siamo dimenticati, vabbè, comunque insomma esisteva già, e quindi si intrecciavano queste borse di paglia dove venivano prevalentemente utilizzate per portare il foraggio dei cavalli, e quindi è nata in Sicilia, è una borsa tipicamente siciliana, e quindi tu le avrai viste in 1000 salse. Su Instagram mi capitano davanti 1001 cose. Roberto Caggia però che cosa fa? Oltre a prendere la tradizione siciliana e a reinventare a proprio gusto e stile le coffe, la coffa siciliana, ci abbina un'altra sua attività che è diventata poi l'attività primaria. Lui ha sempre lavorato la pietra di Cosimo, la pietra di, aspetta che me, sì, di Comiso. Ha sempre lavorato la pietra di Comiso e ha cominciato poi a trovare dei collegamenti fra le due attività, quindi unendo l'artigianalità che c'è nella lavorazione della coffa e poi della strutturazione di tutto quello che è l'esterno, l'interno, eccetera eccetera, con queste particolarità, con queste pietre lavorate con dei macchinari che Roberto ha imparato ad usare da solo, che ha impiegato tempo, manualità, notti a cercare di capire come funzionava un certo tipo di incastonatura piuttosto che l'altro, e quindi tanto di cappello e da ammirare. Perché è una storia che mi piace? Perché ovviamente è una persona che è rimasta al sud, che con le eccellenze che ci sono cerca di portare avanti tradizione e innovazione, perché comunque ti dicevo il sito è bellissimo, vende sull'e-commerce, che sono tanto demonizzati e in realtà avvicinano. È una persona estremamente umile e che mi ha dato davvero tanta voglia pure di raccontare qualcosa che non avevo avuto ancora modo di raccontare su questo canale, appunto questo tipico modello di borsa, che comunque è un modello importante perché è stato riportato alla ribalta poi da brand importanti tipo Dolce & Gabbana, che insomma uno dei brand che riporta il made in Sicilia il più possibile. Andiamoci a vedere la borsa. Il modello di coffa che ho scelto, ti ho detto all'inizio, l'ho pagato 260 euro. E andiamocela a guardare. Perché è particolare? Perché normalmente le coffe che ho visto, è arrivata con un paio di giorni lavorativi, no, un paio di giorni no, è arrivato in qualche giorno in più, proprio perché lui mi ha fatto delle personalizzazioni sulla pietra. Quello che mi ha incuriosito di più quando ho visto il sito è proprio che i modelli di coffa sono tendenzialmente un po' più classici, quindi portano questi drappeggi, queste cose anche particolari, molto anche che ha ripreso nello stile di Dolce & Gabbana, molti colori, molto folcloristico. La borsa invece che ho scelto è particolare perché è molto più sportiva, però comunque è legata alla coffa. Ma andiamocela a guardare. Mi è stata consegnata in questa bellissima flanellina che riporta appunto il brand, e la borsa è questa.
Altra particolarità del brand sono questi orologi da taschino, Beri, che figata è. E la borsa l'ho scelta perché ha la cintura di pelle e quindi è un jeans veramente, insomma, montato su una coffa, che ha la cintura di pelle, quindi anche questa cintura è stata lavorata con la pelle, e poi ha questa cosa fighissima dell'orologio, cioè io trovo una cosa con la pietra col cameo disegnato sopra. Faccio vedere la personalizzazione che Roberto mi ha fatto. Metto l'orologio nel taschino ed è questa qui. Andiamo ad aprire, qui c'è scritto, qui c'è la manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti e increspature della superficie e delle cuciture sono volutamente presenti, costituendo specifica caratteristica del prodotto e ne testimoniano la speciale manifattura artigianale del Made in Sicily. Da quando faccio i video in English non c'è niente da fare. Andiamo a vedere poi sul sito che cosa ci dice e vi faccio vedere anche che per richiedere informazioni sulla borsa dovete lasciare i dati, ma è una cosa normale, non succede niente, non vi picchiano, anzi insomma vi contattano e si mettono ampiamente a disposizione se avete delle esigenze particolari. Vediamo. Il modello di coffa che ho scelto è una coffa fashion bag, ovviamente fashion blocker, fashion bag, ogni tanto viene Attila Flagello di Dio in mente, diciamo, mi sento molto Rita Rusic, era Rita Rusic quella che... Ma tu come ti chiami? Attila! Come? Attila! Come? Ah! Comunque insomma, Batantuono c'era sicuro. Rivestimenti jeans con relative tasche, chiusure ed occhielli per l'appoggio della cintura in pelle marrone, come un vero pantalone in jeans, cintura fatta a mano con miniature di inserti in pietra e decori in strass, chiusura a sacco e campane teste di leone laterali con relative nappine pendenti, ciondolo centrale con marchio coffarte inciso su pietra ed orologio da tasca compreso con cameo a rilievo. La coffa fashion bag, utilizzabile per tutti i giorni e per tutte le stagioni, sarà sempre al tuo fianco per tutte le cose che vuole custodire ogni donna. Insomma, queste sono le indicazioni generali. Poi ci sono le foto, poi ci sono richiedi prodotto dove tu vai a inserire in pratica tutti i nome, cognome, email, eccetera eccetera. Adesso andremo a verificare le cose. Voglio farti notare che la questione di lasciare i dati per avere referenze sul costo del prodotto può sembrare una cosa, neanche a me tante volte fa piacere, che voglio stare sul sito, vedere se me lo posso permettere, eccetera eccetera. Però che cosa succede? Che purtroppo per chi ha un e-commerce piccolino, il fatto di mettere il prezzo involontariamente l'algoritmo di Google, l'intelligenza artificiale di Google tende a comparare il tuo prodotto con altri, e quindi per i brand che non sono fortissimi o comunque che non hanno un posizionamento pure a livello di Google altissimo, questa cosa di essere paragonate a tanti altri prodotti magari pure più scadenti però che vengono venduti attraverso portali più grandi gli fa perdere vendite, e quindi questa cosa migliora la vivibilità di un e-commerce all'interno di questo mondo che è il web. Poi c'è un altro punto di vista, che è quello dal punto di vista proprio strategico, perché ci sono delle persone o comunque dei brand che vogliono avere a che fare con le persone che acquistano i prodotti. Io la trovo una cosa utilissima e figa anche per te che devi investire i soldini. Dicevamo, andiamoci a guardare le cose che ci hanno detto. Ci hanno detto che la cintura è lavorata a mano, che ci sono gli strass e i leoncini di lato, e il leoncino è qui, gli strass li puoi vedere disseminati qui su, anche di qui c'è il leoncino. Io mi sono innamorata, vabbè, c'è questa campanellina bellissima. In più nella scatola mi è uscita, vabbè, questa tutta la storia, che ovviamente ti invito a leggere, ti lascio il link qua sotto, ti invito a leggere l'articolo sul blog dove metterò tutte le informazioni e troverai tutte le cose interessanti sul brand. La cosa figa e di cui ringrazio è che ha usato il mio motto, che compra sempre borse originali, made in Sicily, e siamo tutti d'accordo.
E poi è uscita in pratica questa broschurina dove fatta molto bene, dove ti spiega tutto il mood del prodotto. Insieme a Roberto lavora la compagna che si occupa poi di tutta la parte stilistica. Tornando alla borsa, andiamoci a guardare. Allora c'è questo, la maniglia, i manici, come sempre per la questione che ognuno se li chiama come vuole, sono questi, sono legati o li puoi tenere sciolti da questo supporto. Alla fine ci sono questi e andiamo ad aprire. È chiusa sopra ed è una cosa fighissima. Le altre che avevo visto sono tutte aperte e quindi, come sai, non è proprio comodissimo da portare in giro. Andiamo a svuotare la borsa ed eccola qui. Andiamola a guardare all'interno. Aspetta che te la apro così puoi guardare. Ha un profumo. Sai quando tu in estate, non so se ti capita di andare nei borghi italiani e quindi trovi tutti questi bassi con le persone che ricamano e che ci sono tutti questi, non lo so, tovaglie, lenzuolini, tutte queste cose qui, e senti quel profumo di cotone, pure un po' inamidato, quei profumi là che mi succedeva sempre pure quando ero più piccolina e magari passavamo l'estate a Scauriam in turno quando andavamo a giugno, quando eravamo ricchi, prima di diventare poveri, che i miei genitori si potevano permettere, ma molte famiglie si potevano permettere di portare i figli 2 o 3 mesi al mare, perché magari loro lavoravano e quindi io andavo coi nonni e lì ho imparato a vedere Beautiful. Sono quelle cose che ti segnano la vita, diciamo, però ci sono profumi, canzoni e puntate che ti ricordano l'infanzia. Detto questo, all'interno c'è questa comodissima taschina, perché le taschine interne sono sempre comodissime, e per il resto è vuota. La taschina è questa, dove è riportato il logo, cioè insomma il brand Coffarte. Lampo semplicissima che può essere usata per le chiavi, per mettere i soldi. Bellissimo, camminerò con questa cosa per strada sbattendo la borsa per farla suonare. Detto questo, una cosa che ti faccio notare prima di guardare poi le cose più strettamente tecniche, a parte guarda qua sotto, non l'avevo ancora notato, e l'originalità sta pure in questo, cioè cominciamo a condividere il concetto di borsa originale. Borsa originale non è solo legata al brand del lusso, perché sta cosa che a borsa originale perché Louis Vuitton, perché Dior, perché così e perché così, non è così. La borsa originale è una borsa venduta attraverso il mercato legale e soprattutto è una borsa riconoscibile. Quanto più riuscite a trovare borse particolari, io sono convinta che mi fermeranno in 1001, perché io la trovo una borsa fighissima, ma non perché l'ho scelta io, perché voglio dire, casco, diciamo, l'ho scelta io ma non l'ho ideata io, quindi voglio dire è molto molto particolare ed è sicuramente molto più figa di una borsa pezzottata. Cioè mi dovete spiegare il senso, voglio capire il senso, perché non capisco. Vabbè, dopo questo esaurimento nervoso torniamo a guardare un attimino i dettagli tecnici, che ovviamente, poiché non è una borsa proprio strutturata come una classica borsa di perletteria, ma è una borsa comunque artigianale di paglia, perché all'interno tra il jeans e questo tessuto c'è comunque la paglia, lo riesci a vedere qui. Considera che non è neanche semplice lavorare su questi materiali, con materiali così diversi, il jeans, la paglia, cucire qui sopra, cucire così dritto poi, perché se ti faccio vedere, nonostante che poi è tono su tono, ma si vede, guarda come riesce a essere dritto. Considera che quando andiamo a lavorare le borse, se sono dello stesso materiale, devi gestire bene i volumi della borsa, perché altrimenti il punto o scende troppo giù o viene troppo mosso o non prende bene o sotto non prende. Quindi è magistrale come hanno lavorato questa borsa, perché non è uno scherzo. Guarda all'interno la rifinitura della cucitura, come bellissimo, cioè fatto con questo ricamo, questa pulizia interna che è fighissima. Il manico, e questo sono di pelle ed è una cintura morbida, non ci sono grandi cuciture da questo punto di vista, non c'è tintura da quello che vedo, ma è tutto o rimboccato o comunque cucito.
Sto adorando questo tipo di cucitura che diciamo, vabbè, tranne che in alcuni punti, ma sempre per la questione c'è la paglia qua dentro, ci sono dei punti un po' più larghi perché magari altrimenti il materiale si rompe, tutto qui, anche queste cuciture qua, e c'è praticamente una cosa molto figa che è la cucitura, cioè il motivo della cucitura è uguale per tutta la borsa, quindi vedi questa cucitura qua che è simile a questa qui, che è simile a quella lì che c'è dentro e che quindi insomma riporta che è simile a questa qui che c'è esternamente, quindi c'è tutto un mood, è tutto studiato un pezzo alla volta. Voti per la tintura, il mio voto è 0 perché la tintura non c'è. Facciamo vedere Coffarti Ornella. Per le cuciture il mio voto è 4,5, molto meglio di tante altre borse dove le cuciture magari possono sembrare anche migliori, ma difficoltà, come dire, questa è difficoltà 10, quella è difficoltà 1, là è semplice, magari non hanno badato a tanti dettagli, qua merita un bel 4,5. Per le rifiniture il mio voto è 5, metterei anche 5 più. I dettagli, la cura, la pulizia che c'è vicino a questa borsa, nulla lasciato al caso, l'orologio, come è fatta la cinta, come è lavorata la pietra, tutto, quindi per me 5 più. Per la valutazione qualità-prezzo ovviamente la vado ad utilizzare, anche se mi sembra molto resistente, è un 4. Ha un prezzo importante, che comunque 260 euro è un prezzo importante, ma ripetiamo che è un made in Italy, è un prodotto completamente artigianale, molti di questi prodotti una volta finiti, amen, quindi ce l'avrai solo tu, e rende ancora più importante questa cosa. Ovviamente questa cosa si paga in tutto questo, e quindi io contentissima di aver investito, sono convinta che fra 5-6 anni sarà una borsa ancora in voga, un modello molto figo anche da mostrare, che potrà, fra virgolette, utilizzare anche mia figlia perché è molto sportivo, quindi ottimo. Per la valutazione dell'utilità, l'unico scetticismo che ho è che io, non essendo abituata a portare le borse così, perché mi ci vedete? Portare le borse così, questa è una borsa che va portata, insieme a Dio si rompe l'orologio, questa è una borsa che va portata comunque a mano, e è una borsa da passeggio. Ovviamente non la posso definire da lavoro, la abbinerò a qualche altra borsa per poterla utilizzare, quindi per l'utilità voto 3,5, ma per l'utilità intesa la questione insomma lavorativa, perché utilizzo le borse prevalentemente per lavoro, perché sai che non faccio molta vita mondana in questo senso, quindi per me la borsa è stra promossa. Ovviamente se tu conosci altri brand fighi come questi, magari del territorio, sarei curiosa di conoscere borse pugliesi, borse calabresi, borse molisane. Esiste il Molise? Esistono le borse molisane? Oh, che tutti quanti dove ti giri esiste il Molise, certo che esiste. Borse umbre, no, forse umbre l'abbiamo trovato, insomma borse toscane abbiamo fatto, piemontesi, insomma, borse italiane che sono più territoriali, mi piace tanto, soprattutto perché c'è questo contatto con le persone, quindi scrivimelo qua sotto o un pochino dove vuoi. Se ti è piaciuto questo video dammi un bel like, supportami, condividi, compra sempre borse originali, e noi ci vediamo al prossimo video con i miei balletti, le mie musiche, le mie interpretazioni musicali, ma nel prossimo video ti stupirò, ti canterò una canzone di un cantante importante degli anni miei, vabbè, comunque non è sigla, ma ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.